mandano avanti un plotone comandato dal tenente Parker. Lo conosco. Ecco, Lo conoscete? Sì. C'erano due Parker, uno aveva i mortai e uno Quello comandante là di famoso. plotone. Sì. Come i suoi primi soldati escono fuori da quei alberi che sono castagni, qui partono fuoco accelerato, furioso, fuoco accelerato di 2 mitragliatrici più armi singole, e tutti si buttano a terra, preparano l'azione, eccetera. Il comandante, il tenente Parker, fa il suo piano d'azione. Dice: mandiamo il fuoco qua su sopra, mitragliatrici, mitragliatori qua, manda avanti una squadra da qui, comandata dal sergente Berardinelli, che viene fatto fuori subito. Lo uccidono subito. Berardinelli, nome chiaramente di origine italiana. Allora, però trovano o feriscono un ragazzo. Si rendono conto di avere di fronte, dicono loro, con un certo... fanatici fascisti. Dei fanatici fascisti, perché, sì, d'accordo, erano volontari italiani, riconoscono da chi? Dall'elmetto col piumino delle Schedamini, che a Schedamini l'hanno dipinto come un eroe rinascimentale che alto su lei, non mostrava di non aver paura delle pallottole, e rimase ucciso, naturalmente rimase ucciso fra i primi. Lo videro, sì, lui ha resistito, ferito, eccetera. E comunque avviene questo, che non si rendono conto di avere davanti un reparto di italiani, di bersaglieri, che lo chiamano fascisti. Fanatici. Allora, fanno un'altra azione diversiva, mandano una squadra da qui, sulla destra del loro schieramento, e la ricordano d'Antona, che li vedono venire giù da quella strada, qui intorno. Allora, fuoco contro questa squadra, uccidono anche qui il sergente che comanda quella squadra. Allora si rendono conto che qui c'è un osso duro, c'è un combattimento notevole, c'è un reparto che si fa rispettare. Preparano l'azione con mortai, fanno intervenire mortai e mitragliatrici, naturalmente, che saranno appostate qua su. Quindi c'è un accompagnamento, richiedono anche l'artiglieria, che batte qui intorno, batte questa zona qua, perché immagino soprattutto che siano qua in fondo. Comunque, nella descrizione americana abbiamo una bella descrizione come da manuale, sembra un'esercitazione. La storia del 349. Vengono avanti, dicono a una certa ora, urlando eccetera, bombe a mano, vanno all'assalto e uccidono 18 fascisti, il che non è vero. Bersaglieri. Vabbè, bersaglieri chiaro come vuole. E in effetti sono 5 morti, una serie di feriti, presi dei prigionieri. Erano sepolti qui in questo terrapieno qui, o qui vicino. Una fossa comune. Li raccolsero tutti e 5 d'intorno, forse 2 erano già caduti qui e gli altri qui intorno. A Schedamini doveva essere più avanti là. Un altro isolato, quello che descrivono gli americani, doveva essere più avanti che la punta più avanzata. No? Quanti bersaglieri sono caduti? Qui 5 qui. Dunque, fra cui erano pochi. Tenente Schedamini e il caporale Antonio Scheiola e gli altri 3, non ricordo il nome degli altri 3. E ci furono naturalmente dei prigionieri e dei feriti, ma anche di questo non sappiamo il numero, non sappiamo quanti. Intanto il comandante di questa unità di bersaglieri, che era dietro, tenente Dani, nel pomeriggio viene avanti e fa una cosiddetta contrattacco. No? E lui è responsabile di tutto quanto. Vengono avanti, però sparano, eccetera, ma intanto hanno fermato gli americani che sono qui, li hanno fermati. I quali sono fermi per 2 ragioni. Uno, perché devono dare sicurezza agli altri reparti. Secondo, perché sono stati fermati da questi. E però, poi non sanno che dietro non c'è più niente. Vabbè, però questi vedono che questi è stato il cimitero americano a sud di Firenze? Sì, no, non sono mai stato, ma se conosco, ho visto fotografie. E no, se ci va, c'è tutto un muro di marmo con tutta la campagna d'Italia. Sì. E si arriva alla data del 23 settembre Sì. 44 e parlano proprio di questa azione, e anche lì dicono fanatici fascisti, che è direi che è un elogio, certo. no? E Comunque dicono che ha avuto un'influenza
importante certo, perché credo. ha contribuito a fermarli per un bel po' di tempo. Ecco, e allora, infatti, questi ripiegano, come anche il loro grosso ripiego, su quelle posizioni dietro. E lì la notte poi trafilano e vengono a Valsalva. Quindi hanno resistito qui un giorno, hanno tenuto fermo un giorno. Questi americani qui, questo battaglione, mentre i loro 2 battaglioni confratelli erano già sul monte, loro sono rimasti qui. Il giorno dopo, 24, verso il pomeriggio, questo battaglione, si sono consolidati i 2 avanti, questo battaglione deve raggiungere anche lui le sue posizioni ed ha come obiettivo quella sella che vede davanti là, no? Sì. Ecco, quel monte roccioso che si chiama Monte Pratolungo, quello sulla destra senza nome, Poggio Guro, quota 834. E il battaglione va avanti con 2 compagnie avanzate, una compagnia fondovalle, quella vallicola, una compagnia su questo costone che è un po' roccioso, boscoso, eccetera, e puntano tutti e 2 su questa quota. Verso le 5 del pomeriggio la compagnia che va a fondovalle è inchiodata da un fuoco micidiale di una compagnia tedesca messa su quella sella. Bombe a mano, fa fuori 2-3 postazioni tedesche, rientra, prende un soldato, si prende bomba a mano, torna, fa fuori altre postazioni, nel rientrare il soldatino rimane ucciso. Il 23 non ci fu e si salvò la vita perché mi disse se no era sempre con Antonio. Certo. Perché gli avevano ordinato di fare una certa cosa e lui non c'era. Esatto, Con lui Antonio. ripiegò, cioè portò indietro, andò a prendere un ordine, disse, e tornò nel pomeriggio assieme al comandante e sono arrivati poco più avanti qui, hanno sparato qualche raffica e poi hanno ripiegato sul grosso della compagnia, la quale compagnia durante la notte ripiegò su Valsalva. E il giorno 25 furono schierati alle Almedole, lì nei campi che guardano il ponte, furono schierati su un altopiano, vedremo nello scendere se abbiamo tempo, i resti di questa compagnia, probabilmente erano 90 uomini dei 120 che erano arrivati su, e lì morirono 13 di questi soldati, senza colpo ferito, mentre qui hanno reagito, là invece non hanno potuto sparare un colpo. E Liazza rimase prigioniero lì. Sì, e come mai non hanno potuto fare? Perché sono stati colti di sorpresa? No, perché era una posizione che apparentemente è dominante, ma gli americani erano davanti, fra loro gli americani c'era un profondo burrone e il margine opposto del burrone era 150 metri. Gli americani sono messi lì sopra, mitragliatrici, fucili mitragliatori, mortai leggeri, poi mortai pesanti da Valsalva, 2 carri armati da Valsalva, una mitragliatrice pesante sul fianco, eccetera, di cui noi abbiamo trovato centinaia, migliaia di bossoli. Bene, li hanno fatti a pezzi. E Liazza ha una bella descrizione, quando loro sono fatti prigionieri e li portano indietro, fanno 2 chilometri, incrociano una colonna di americani che vanno in linea, avanza il battaglione che avanzano, centinaia e centinaia di questi americani. Non c'era un soldato che non gli abbia dato chi un pugno, chi una spinta, chi un calcio. Chi... Sì, chi un colpo in testa col calcio del fucile. Ma erano talmente demoralizzati, cioè uno era ferito e lui era talmente a pezzi che esatto, non aveva più senso. non aveva più mordente.